Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come di consueto andiamo a riepilogare e commentare le ultime di calciomercato in casa Inter, tra quelli che sono i possibili affari in entrata, quindi su tutti spiccano i nomi naturalmente di Ademola Lookman e Giovanni Leoni, e quelli che sono invece gli affari in uscita, e proprio a proposito di quelli c'è una novità dell'ultima ora. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo quei pochi, semplicissimi click che davvero non costano nulla, però sono importantissimi per il canale, come il like al video, l'iscrizione e la campanella delle notifiche attiva che vi permetterà di non perdere nessun contenuto. Iniziamo innanzitutto proprio dalla notizia dell'ultima ora: si sblocca il mercato in uscita dell'Inter, c'è l'accordo col Villarreal per la cessione di Buchanan. 9 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita. È già un punto importante perché ecco, il nome di Buchanan sembrava uno di quei calciatori in uscita che però stentava a trovare una soluzione, perché Villarreal inizialmente aveva fatto l'offerta solo per il prestito, il Sassuolo, che era interessato al calciatore però non trovava l'accordo col giocatore stesso, che avrebbe preferito evitare di approdare in una neopromossa. Alla fine si è sbloccata la situazione, quindi saranno altri contanti in entrata nelle casse dell'Inter dopo quelli per Aleksandar Stankovic. Contanti che naturalmente potrebbero aiutare per sbloccare gli affari in entrata. Su tutti c'è il nome di Lookman. Purtroppo anche oggi non si registrano sostanziali novità, almeno dal punto di vista delle due società, quindi l'Inter è ancora ferma a quell'offerta da 40 milioni, l'Atalanta non si smuove dai 50 milioni. C'è però un passo importante di Lookman, che sarebbe addirittura pronto a ridursi l'ingaggio, quindi l'accordo che c'era intorno ai 4 milioni e mezzo sarebbe pronto ad accettarne anche 3,5 all'anno, pur di fare un passo per aiutare l'Inter ad avvicinare le richieste dell'Atalanta e quindi approdare a Milano. Il punto è che al momento l'Inter non ha ancora aumentato l'offerta, si attende comunque l'ok di OH3, si parla che comunque arriverà un rialzo, non sarà di 10 milioni che distanziano praticamente la domanda dall'offerta, si parla di circa 3 milioni più eventualmente dei bonus, ma si punterà a far leva molto sulla volontà di Lookman. Questo naturalmente non velocizza l'affare, bisognerà capire quanto e soprattutto allora la parte in bonus in quanto consisterà, perché se dovessero essere magari 43 di parte fissa più 5 di bonus, faccio un esempio, allora sarà più facile trovare l'accordo con l'Atalanta, perché significherebbe quasi aver soddisfatto le richieste. Poi bisogna capire anche che tipo di bonus, se sono facilmente raggiungibili o bonus più complicati da raggiungere. Insomma, è un po' un gioco delle parti in questo momento. L'Inter è forte della volontà di Lookman. Io comunque mi aspetto il rialzo nel giro di qualche giorno, anche perché, per quanto Lookman voglia andare all'Inter, difficile che l'Atalanta abbassi addirittura di 10 milioni le pretese sul cartellino del calciatore. Per quanto riguarda invece la situazione di Giovanni Leoni, l'Inter ha anche qui il gradimento completo del calciatore. Innanzitutto per il progetto tecnico, innanzitutto perché all'Inter è approdato Chivu, che è stato l'allenatore che a Parma gli ha dato la titolarità in Serie A, e c'è stato un primo colloquio, almeno da quanto si legge, c'è stato un primo colloquio con i procuratori di Leoni. Non sarebbe un problema trovare l'accordo anche dal punto di vista contrattuale, accordo che però va trovato col Parma. La richiesta del club emiliano è di 35 milioni. Questi 35 milioni però potrebbero essere abbassati grazie all'inserimento di contropartite che il Parma accetterebbe, quindi a differenza dell'Atalanta. Il problema è che qui si aspetta innanzitutto prima di chiudere l'affare Lookman e poi concentrarsi sull'affare Leoni, e soprattutto Leoni è stato messo un po' in stand-by, il calciatore è anche disposto ad attendere, quindi a meno che naturalmente non ci siano altre squadre che accelerano in maniera importante le operazioni. Finora ci sono stati gli interessi di Juventus, Milan, anche loro però devono prima cedere. C'è stato un interesse del Liverpool che però non ha approfondito il discorso. A queste condizioni Leoni dà la priorità all'Inter, quindi attende che l'Inter comunque faccia il tesoretto dalle cessioni. Cessioni, come detto, quella di Stankovic è già avvenuta, è già stata ufficializzata, quella di Buchanan si
si sta proprio concludendo in queste ore. Poi bisognerà trovare una sistemazione ai vari Aslani, Sebastiano Esposito, che tra l'altro potrebbe essere anche la contropartita con il Parma, e si cercherà una sistemazione anche per Mehdi Taremi. L'Inter conta di guadagnare intorno ai, si è vociferato tra i 7 e i 9 milioni. Vedremo. La sensazione è che l'Inter possa accettare anche qualcosina in meno, perché comunque l'iraniano ha uno stipendio importante e soprattutto poi si troverebbe in un reparto praticamente saturo, che ha già visto gli arrivi di Bonni, l'arrivo di il ritorno meglio di Pio Esposito. Ci si augura anche l'approdo in nerazzurro, nell'erazzurro di Milano, di Lookman, quindi insomma Taremi, un altro di quei nomi in uscita. Per i nomi in entrata c'è anche il nome di Stukler, è un calciatore in forza alla Cremonese, sarebbe un nome per l'Under 23 che oggi è partita ufficialmente. Stukler è un attaccante danese classe 2004, è un calciatore dal fisico importante, però non è molto statico, diciamo per così dire, quindi anche un calciatore mobile, 1,88 m la sua altezza, quindi ecco perché dico un calciatore dal fisico importante. Ciò che colpisce di Stukler sono i numeri. Praticamente ha giocato la prima stagione da professionista lo scorso anno in prestito alla Giana Erminia, dove ha realizzato 16 gol in 45 partite tra la regular season della Serie C, tra i playoff e la Coppa Italia di Serie C. Numeri che vanno un po' a confermare quanto fatto anche precedentemente nella Primavera 2 della Cremonese, dove nella stagione 23-24 addirittura in 30 partite realizzò 31 gol e 11 assist, quindi parliamo sicuramente di un profilo importante, un profilo giovane, calciatore che dovrà compiere 21 anni, profilo che si è appena affacciato nel calcio professionistico, proprio lo scorso anno, come detto, con la Giana Erminia, però ecco un calciatore che può essere utile per l'Under 23 da far crescere e poi eventualmente valutare se dovesse confermare gli score ottenuti in primavera e al primo anno e nell'anno passato alla Giana Erminia, magari potrebbe essere un calciatore utile alla prima squadra o eventualmente un calciatore col quale fare cassa. L'Inter avrebbe già fatto una prima offerta alla Cremonese, offerta che comprenderebbe anche una percentuale sulla futura rivendita, vedremo però. Comunque questo progetto Under 23 dal mio punto di vista può essere molto molto utile all'Inter. Rappresenta uno step intermedio tra la primavera e la prima squadra, quindi vedere un po' ecco, i calciatori e i giovani calciatori dell'Inter fare questo step e quindi non mandarli in prestito altrove, ma tra virgolette attenzionarli in casa, e dopodiché può essere un serbatoio sia per la prima squadra sia anche, perché no, calciatori che magari sono calciatori da Serie A, da massima serie, forse non calciatori da Inter, e allora in quel caso poi sfruttarlo anche per fare delle cessioni e creare quel tesoretto importante che poi naturalmente aiuta, come stiamo vedendo anche in questo calciomercato, tesoretti che possano aiutare a sbloccare poi altri affari in entrata. Concludiamo anche col nome di Hakan Çalhanoğlu. Le parole del turco che ha confermato di voler restare all'Inter, che non ci sia nessun problema né con la dirigenza né con Lautaro Martinez, non erano concordate con la società, anzi sono state molto apprezzate, quindi il caso almeno in via ufficiale sembra rientrato, poi bisognerà capire con le dinamiche di spogliatoio, però sembra comunque un Çalhanoğlu molto ecco, rilassato e sembrato anche sorridente nei primi allenamenti ad Appiano. Questo naturalmente non può che far bene alla causa nerazzurra, e si è vociferato anche dell'idea di Chivu di avanzare il raggio d'azione di Çalhanoğlu, quindi farlo tornare sulla tre quarti. Sarebbe un'ennesima soluzione tattica in una Inter che ha tante soluzioni diverse, ha la possibilità di variare tanto sia dal punto di vista del sistema di gioco sia dal punto di vista del tipo di calciatori per caratteristiche, cosa che, ribadisco, lo scorso anno l'Inter non aveva e che quest'anno invece può essere un valore aggiunto di questa Inter. Certo, poi bisognerà capire la mediana, probabilmente sarebbero Barella e Sušić, mi aspetto in mediana, però insomma è un altro di quegli aspetti sul quale probabilmente lavorerà Christian Chivu.
Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sul mercato che si sta svolgendo, se siete fiduciosi sugli affari Lookman e Leoni e soprattutto anche cosa ne pensate di questa Under 23 che inizia ufficialmente il suo cammino. Insomma, sfruttiamo la sezione apposita anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!